Con te non posso mentire. Tu devi sapere chi sono. Il mio è il nome di un pirata. Un nome che desta paura, un nome che annuncia il fuoco e la morte. Lascia quella donna! Ciao a tutti e benvenuti alla Soffitta di Pippo. Oggi rispolveriamo un ricordo luminoso della televisione e del cinema italiano. Ve la ricordate Carole André, la splendida perla di Labuan di Sandokan? Sì, proprio lei! L'indimenticabile Lady Marianna che ha fatto sognare un'intera generazione. Ditemi la verità, non sentite già il profumo d'avventura nell'aria solo a pensarci? Io quasi vedo le giungle del Borneo sullo sfondo e sento quella colonna sonora epica risuonare. Carole André è entrata nel cuore di tutti noi grazie a quel ruolo magico. Negli anni 70 la serie Sandokan spopolò. Mezza Italia restava incollata alla televisione a seguire le vicende della tigre della Malesia. E accanto a Sandokan, interpretato dall'affascinante Kabir Bedi, c'era lei, Lady Marianna Gwillong, la perla di Labuan. Un personaggio dolce e forte al tempo stesso, incarnato alla perfezione dalla giovane Carole. Capelli biondi come una cascata d'oro, occhi azzurri come il mare, un'eleganza da vera nobildonna inglese. Marianna era il simbolo stesso della bellezza romantica. Diciamolo, Carole André, con la sua grazia, ha provocato più di un sospiro tra il pubblico dell'epoca. Ditemi se non avete sognato anche voi di essere Sandokan per conquistarla. E allora, se anche voi avete gli occhi che brillano al ricordo della perla di Labuan, lasciate subito un bel like. Ma com'è arrivata Carole André a vestire quei panni indimenticabili? La sua storia comincia molto prima di Sandokan ed è affascinante quasi quanto un romanzo. Nata a Parigi da mamma attrice e papà americano, si trasferisce piccolissima a Roma e cresce praticamente a Cinecittà. Già da bambina si muoveva tra i set come se fossero casa sua. Pensate, a 14 anni ottiene il suo primo ruolo grazie a Thomas Milian, che mostra le sue foto al regista Sergio Sollima. Proprio lui, lo stesso che anni dopo la sceglierà per il ruolo della vita. Quel primo film è Faccia a Faccia, un western tutto all'italiana, e da lì inizia la sua avventura nel mondo del cinema. A 15 anni recita in una commedia di Monicelli, fa una comparsata in un film di Fellini e lavora persino con Visconti in Morte a Venezia. Ma la consacrazione arriva nel 1976, Sandokan. Quando la serie va in onda, l'Italia intera si ferma. Bambini che giocano a fare i pirati, adulti rapiti dalla storia d'amore e di battaglia. E lei, Marianna, la perla di Labuan, conquista tutti. Dolce e coraggiosa, nobile e ribelle. Carole è perfetta. Con quello sguardo sognante riesce a dar vita a un'eroina romantica che non si dimentica. E diciamoci la verità, Sandokan senza Marianna non sarebbe stato lo stesso. Chi non avrebbe voluto essere Sandokan, anche solo per un abbraccio da lei? Quel successo la trasforma in una star popolarissima. Appare sulle copertine delle riviste, lavora di nuovo con Kabir Bedi nel Corsaro Nero e sembra pronta a conquistare tutto. Ma la vita le riserva un'altra direzione. In quegli anni Carole affronta momenti difficili, perde entrambi i genitori nel giro di poco tempo, diventa madre di un figlio, Elia, e si trasferisce per un periodo negli Stati Uniti. E lì, con una forza tutta sua, si reinventa. Studia architettura, diventa interior designer, si dedica alla creatività. Poi torna in Italia, lavora a Cinecittà come direttrice marketing e piano piano si allontana dai riflettori, scegliendo la vita vera. E se pensate che sia finita qui, aspettate. A 40 anni suonati, Carole André scopre una nuova passione, il nuoto agonistico. Sì, l'ex perla di Labuan si mette la cuffia, si tuffa in vasca e comincia a collezionare record. Diventa una delle atlete master più forti nella sua categoria, stabilisce tempi da primato e continua ad allenarsi con la stessa energia di una ventenne. Altro che attrice in pensione. A 70 anni è ancora una vera tigre, ma d'acqua. Oggi Carole André vive a Roma, lontana dai riflettori, ma nel cuore di tutti noi. Perché la verità è questa: quando un personaggio ti entra nell'anima, non ne esce più. E Carole sarà per sempre la nostra perla di Labuan, quella che ha fatto battere il cuore a milioni di italiani. Quella che ha saputo incarnare la bellezza, la dolcezza, ma anche il coraggio e l'eleganza. Se questa storia vi ha emozionati, lasciate un like, iscrivetevi alla Soffitta di Pippo e fatevi sentire nei commenti. Quale attrice o personaggio vorreste come protagonista del prossimo episodio? Io sono curiosissima di leggere le vostre proposte. Ci sentiamo presto con un'altra storia da riscoprire insieme. Un abbraccio da Pippo e dalla vostra nostalgica perla di Labuan. Ciao!